vorremmo spendere proprio due parole, due di presentazione, anche se non ne ha bisogno, però giusto due parole per aprire quello che sarà questo magico incontro con il dottor Ruggini, spendendo solo due parole principali. Noi riteniamo che Enrico Ruggini sia un professionista, lui è uno psicologo, uno psicoterapeuta che in qualche modo è un costruttore di ponti, ecco, ci piace definirlo così, colui che unisce l'aspetto dello studio, della mente, della psicologia con quello va oltre il mondo del visibile. Ci racconterà lui, per quello che si potrà in questa serata, la sua esperienza come ricercatore dell'essenza più profonda, ma anche come partecipante di quello che è uno dei gruppi medianici più straordinari del nostro tempo, che è il Cerchio Firenze 77. Quindi ancora grazie Enrico Ruggini per essere qui. Grazie. Se vuoi iniziare tu o vuoi che iniziamo con le domande, dacci tu delle coordinate. Ma l'unica cosa che chiederei è ai presenti se sanno qualcosa del Cerchio Firenze 77, se è qualcosa che conoscono, di cui hanno sentito parlare, oppure se c'è qualcuno che è proprio a digiuno, e allora ci mettiamo a sua disposizione per fare così per inquadrare un po' l'esperienza del Cerchio Firenze 77. Faccio solo un cappello per spiegarti, Enrico, cioè che noi lavoriamo per un mese, 2 mesi, quello che serve, su un tema o su un percorso. In questo caso abbiamo lavorato sul Cerchio Firenze 77 attraverso gli audio video diretti delle sedute. E ognuno di loro ha fatto anche una monografia su degli aspetti che si ritiene più interessanti, e noi ci incontriamo per poi lavorare in questi, e poi anche pubblichiamo questi lavori fatti. Quindi conoscono qualcosa delle guide, del tema che si è affrontato. Abbiamo diversi temi affrontati, quindi abbiamo abbastanza un range di visione, però ovviamente non tanto di cos'era una seduta, cosa succedeva, o che ne so, chi era Roberto, o comunque temi più approfonditi. Abbiamo abbozzato delle questioni, ci sono 5 libri fondamentali, c'è tantissima roba, quindi giustamente siamo diciamo, all'inizio, ma abbiamo una certa idea, ecco, in questo senso. Sì, no, capisco. Vedete, il Cerchio Firenze 77 si caratterizza, abbiate pazienza, ma dovrete sopportare i miei colpetti di tosse, che non se ne vuole andare. Si caratterizza il Cerchio Firenze 77 per essere un'esperienza un po' anomala nel panorama delle esperienze spiritiche e medianiche e via dicendo, perché in generale in questo tipo di esperienze c'è un gruppo che sceglie di riunirsi intorno a un medium e insieme a questo medium sperimentare e in qualche modo dirigere un po' il lavoro del gruppo. Per cui c'è il gruppo che si ritrova, che stabilisce quando ritrovarsi, chi fa partecipare, le modalità dell'incontro, stabilisce le sue regole. In genere è un po' quello che succede nei gruppi che si occupano di queste cose. Nel caso del Cerchio Firenze 77, invece, non c'è stata la possibilità mai per coloro che seguivano questa esperienza di decidere niente. Erano le guide che stabilivano quando, dove, chi fosse presente e quali argomenti trattare. Era, come dire, pareva un po' un gioco parliamo di quello che vi interessa, ma era sempre un modo per indirizzare poi le varie sedute e le comunicazioni che venivano fatte, indirizzarle sul canale dell'insegnamento che loro intendevano lasciarci, costruire nell'arco di quasi 38 anni di comunicazioni, in cui hanno partecipato centinaia di persone, moltissime di queste ad una sola seduta, molti altri, e ancora qualcuno è vivente, pochissimi, ma ancora ci sono, che hanno accompagnato l'esperienza del Cerchio Firenze 77 proprio dall'inizio fino a che non si è conclusa nella sua parte, diciamo, esplicita,
cioè nella parte delle sedute, quando Roberto Setti è trapassato, ha lasciato il corpo fisico e quindi lì si sono proprio interrotte. Ma perché? Perché subito prima del trapasso di Roberto Setti è stata consegnata la lezione conclusiva di tutto il percorso di insegnamento. Per cui si può dire che Roberto Setti è stato, ha svolto questa funzione, che è stata anche una missione, si può dire, perché ci ha dedicato la vita, dai 15 anni, perché è iniziato quando ancora non aveva 16 anni, fino ai 54 anni, quando ha lasciato il suo corpo fisico. Quindi sono stati proprio, ha dedicato la vita a questa esperienza. Ecco, in tutto questo tempo, oggi rivedendo tutto il percorso che è stato fatto, noi vediamo come ci fosse un disegno didattico molto chiaro in ognuna delle voci che si manifestava nel Cerchio Firenze 77. E poi magari vedremo di approfondire un pochino che cosa si intende per voci che si manifestavano e quale funzione avevano all'interno del cerchio, ognuna con le sue modalità, ognuna con un linguaggio peculiare, particolare, che ha mantenuto inalterato da quando Roberto Setti iniziava ai suoi 15 anni fin quando non è trapassato 38 anni dopo. Quindi si può capire, no, come sia un'esperienza un po' anomala nel panorama, perché lì decidevano loro di cosa si parlava, in che modo, che direzione prendere, i posti dove avvenivano le sedute, a volte estemporanee, a volte nello stesso luogo. Poi tutto il resto che è avvenuto in tutti questi anni, che è anche stato, come dire, colorito da una fenomenologia ricchissima, intendo fisica. Beh, questo loro la chiamavano la Gran Cassa, in realtà, perché la chiamavano così per indicare sostanzialmente che quello che avveniva era oggettivamente un fenomeno con caratteristiche paranormali e soprattutto per mostrare ai presenti che la realtà materiale nella quale noi ci muoviamo è una realtà molto contenuta, è molto limitata, molto relativa e che le leggi fisiche che noi conosciamo, che abbiamo stabilito, che sono quelle della nostra scienza, in realtà possono essere superate amabilmente senza nessun problema. Direi sì che potete fare voi le vostre domande, vi vengo Nel dietro. senso, effettivamente come si svolgevano le sedute, io non ho mai partecipato a nulla di simile, quindi non riesco neanche ad immaginarmela, ecco, fondamentalmente. Guarda, accadeva secondo una metodologia delle sedute con transa incorporazione, come si suol dire, ovvero il corpo di Roberto Setti, in questo caso, e comunque del medium nelle sedute medianiche, viene utilizzato dall'altra dimensione, da chi comunica, chi vuol comunicare. Quindi il corpo diventa una specie di strumento che viene utilizzato da chi vuole comunicare. Ora, questo poi avviene con varie modalità di complessità, ma nel caso delle sedute di Roberto Setti, il corpo di Roberto Setti veniva utilizzato in vari modi. Tipicamente succedeva questo: c'era il gruppo delle persone che all'inizio era un gruppo molto piccolo, contenuto, insomma, quando è iniziata la vicenda, quando il piccolo Roberto era un quindicenne, erano una decina, la primissima volta e poi anche le primissime volte erano 7 persone in tutto. Poi si è rapidamente allargato questo gruppo di persone perché si passavano le informazioni e comunque erano persone tutte sedute in cerchio con Roberto, si tenevano tutti per mano, cioè stabilivano, come dire, una connessione, una sorta di catena di mani facevano per dare l'avvio al processo di trance. Roberto semplicemente chiudeva gli occhi e da quel momento lui non era più presente a quello che succedeva. La maggior parte venivano spente le luci perché il buio favorisce le manifestazioni di questo tipo e permette anche
di cogliere alcune cose che con la luce non è possibile vedere. Qui parlo di fenomeni fisici. E quindi lui chiudeva gli occhi e quando finiva la seduta, lui era come se si svegliasse e domandava ogni volta se era successo qualcosa, cioè lui era completamente assente rispetto a quello che succedeva. Mentre nel frattempo, magari era passata un'ora e un quarto, un'ora e mezza, cosa succedeva in quell'ora e un quarto, un'ora e mezza? Eh, si sentiva che lui respirava profondamente, poi si diffondeva nell'aria un profumo di qualche tipo, ovvero le guide che si sono alternate ma che sono sempre state presenti e hanno dato vita all'insegnamento. Ognuna di queste guide aveva un suo profumo caratteristico che la annunciava. Di solito le sedute erano iniziate da quella guida che si è fatta chiamare Dali. Questa guida veniva annunciata da un intenso profumo di violette, ma quando dico intenso dovete immaginare una stanza che improvvisamente si satura di profumo di violette, ma non come dire, un deodorante, no? Che uno spruzza il deodorante e sente l'odore di violette che si sente che non è il fiore, proprio l'odore di un'essenza di fiori molto freschi. Tutta la stanza sa di violette e chi partecipava normalmente sapeva che la prima voce che avrebbe parlato era quella di Dali. Arrivava Dali, che con la sua voce, una voce meravigliosa, e vi suggerisco di connettervi sul sito cerchiofirenze77.org per sentire queste voci straordinarie, che si capisce subito, ascoltandole anche una sola volta, che non sono voci umane, perché si sente subito. Questa voce di Dali che introduceva un po' alla serata, rispondeva a delle domande, toccava degli argomenti, poi lasciava il corpo di Roberto, e il corpo di Roberto veniva incarnato da un'altra entità. Questa altra entità poteva essere, non so, se l'argomento della serata era più specificatamente legato agli aspetti psicologici, era la voce di Claudio che si occupava di questo argomento, oppure se era, non so, una voce più mistica come quella di Teresa. Teresa era un caso particolare perché si abitava il corpo di Roberto, ma lo portava in levitazione nella stanza e quindi veniva sollevato dalla sua poltrona il corpo di Roberto, saliva fino al soffitto della stanza e girava sopra le teste delle persone, frequentemente lasciando cadere non so, piogge di petali oppure delle rose fresche, perché questa era Teresa delle Rose. E da lassù parlava, no? Girando nella stanza, parlava fin quando non lasciava il corpo di Roberto, che dall'alto, lì nella casa dove si trovavano, soprattutto all'inizio, erano quelle vecchie case di un tempo dove i soffitti erano alti 3,5 metri, e lui cadeva da lassù con un grande tonfo nel mezzo al cerchio delle sedie, e questo faceva sobbalzare un po' tutti perché, no? Tutti temevano che questo ragazzo si facesse male, invece non succedeva mai assolutamente niente. Tornava a sedersi mentre era in trance sulla sua poltrona e poi magari, non vi ho detto che quando arrivava Teresa cosa succedeva del profumo di violette che aveva saturato la stanza? Scompariva e improvvisamente era saturata di profumo di rose. I due profumi non si mescolavano e poi andava via Teresa, veniva Kempis, che era quello che la guida che parlava dell'insegnamento più filosofico, che era accompagnato da un profumo di sandalo, quindi scompariva il profumo di rose e si riempiva la stanza di profumo di sandalo. Con questo scambio di profumazioni e di voci e di argomenti, tutti fra di loro, come dire, tutti insieme portavano avanti il loro specifico insegnamento, che però si organizzava bene con quello delle altre voci che intervenivano. Tutte le volte che avveniva una seduta, poi interveniva un'altra entità
che si chiamava Michel, che era l'entità che era dedita ai fenomeni fisici, e lì avvenivano le cose più incredibili, c'erano gli apporti, le luminescenze, la trasformazione della materia, insomma, potremmo andare veramente avanti a ore a raccontare un po' le cose che accadevano. Questo era un po' come avveniva la seduta. Come vi ho detto, poi quando la seduta finiva, Roberto era come se si svegliasse, se c'era profumo, ancora profumo nella stanza, ormai aveva imparato e diceva, ah, c'è stato Kempis, oppure, ah, c'è stato Dali, oppure diceva proprio, ma è successo qualcosa, è avvenuto qualcosa, perché lui aveva la sensazione di chiudere gli occhi e riaprirli. Questa è la sua sensazione. Non era direttamente partecipe a quello che avveniva. Grazie, Che grazie. emozione. Madonna, tanta roba, veramente tanta roba. Emozione. Ho studiato e letto un po' io di questo argomento, ma così completo e a 360 gradi, mai sentito una roba così, Che veramente meraviglia, tanta che roba. meraviglia. Anche questa cosa delle essenze che si distinguono e lasciano, no, un'impronta. Sì. Simona, Sì, grazie di questo bellissimo racconto. Due considerazioni. Uno, qual era il vostro stato d'animo? Cioè, non c'era un momento anche di ansia, di paura, di timore, di brivido, perché comunque il contatto con una dimensione così vicina, ma concettualmente lontana, credo che comunque dia un brivido. Altra domanda, ma quando allora ci capita, perché personalmente mi è successo, in un contesto in cui non ci siano fiori, di sentire di colpo, di essere inondati da un profumo meraviglioso, mi è capitato col gelsomino, a volte mi dico ma che costruzione sta creando la mia mente? Può essere che invece siano dei contatti, degli apporti? Che sia un fenomeno paranormale, cioè se non c'è niente che lo può giustificare dal punto di vista così della nostra come dire, realtà materiale, se non c'è niente se non c'è una pianta di gelsomino vicino, non so, se tu sei dentro una stanza che non manda nessun profumo, improvvisamente ti trovi circondato da un profumo, ovviamente è un'esperienza paranormale che sta avvenendo, e ti dirò che questa cosa è anche successa diverse volte dopo il trapasso di Roberto Setti, alle volte facendo delle riunioni, alle volte durante un convegno, dei gruppi, no? Degli amici che andavano a parlare di qualcosa e improvvisamente hanno cominciato, prima uno, poi un altro, a guardarsi intorno e poi a dirsi, ma lo senti, ma lo senti, ma lo senti? E il profumo di fiori che invadeva l'ambiente. Sono sicuramente fenomeni paranormali, e questi, insomma, sono cose probabilmente dal punto di vista di quella realtà, di quella dimensione, sono piccolissime cose. Per noi che ne possiamo fare esperienza, sicuramente sono toccanti, no? Perché è come se ci rendessero tangibile l'esperienza di cui stiamo parlando. Ma senti, per quanto riguarda l'esperienza delle persone, indubbiamente tutti quelli che sono approdati al Cerchio Firenze 77 e hanno fatto questa esperienza ne sono usciti catturati. Allora, innanzitutto io devo fare una premessa. Io mi sono avvicinato al Cerchio Firenze 77 in un modo un po' curioso nel 1978. Nel 1978 io avevo 24 anni, quindi ero un ragazzino che niente sapeva di queste cose, ma ero rimasto affascinato da alcune cose, alcune letture che mi erano state passate, perché io allora stavo frequentando la facoltà di lettere e filosofia, e questi materiali che mi erano stati passati erano comunicazioni del Cerchio Firenze 77, ma non mi avevano detto di cosa si trattava. Mi avevano detto che c'erano degli autori anonimi che avevano prodotto questo materiale. E quindi io mi ero appassionato di quello che leggevo, erano quasi tutte lezioni di Kempis, a me piaceva la filosofia, mi piaceva leggere queste cose e trovavo che erano straordinari, e le condividevo con la persona che poi sarebbe divenuta mia moglie, che era anche lei, studiava alla facoltà di Firenze di lettere e filosofia, studiava filosofia
filosofia più moderna, ma insomma leggevamo questi testi insieme e ci eravamo proprio molto appassionati. E non eravamo, poi quando ci fu detto, poco tempo dopo, di che si trattava, a noi tutto questo aspetto delle sedute non era interessato minimamente. Noi continuavamo, non abbiamo mai chiesto di partecipare a una seduta, non ci interessava. Anzi, ti dirò che a me un po' mi dava un po' fastidio l'idea che si trattasse di qualche cosa così, così al margine, al confine, su cui non c'era possibilità di controllo. A me interessava i messaggi che erano veramente straordinari. E siamo andati avanti così per qualche anno. Mia moglie ed io, frequentando la cerchia, nel senso di parlare degli insegnamenti, confrontarsi, però minimamente interessati alle sedute vere e proprie, anche se era attraverso quelle sedute che venivano queste comunicazioni. Poi un giorno invece chi ci ha introdotti al Cerchio Cliente 77 ci ha fatto anche la sorpresa di convocarci a casa di Roberto Setti. Noi pensavamo semplicemente di andare a conoscerlo, a trovarlo, perché non l'avevamo mai incontrato. Era già passato qualche anno da che noi studiavamo le cose del cerchio e quella sera io arrivavo da Roma dove stavo lavorando, mia moglie, andavamo pensando di fare un dopo cena, qualche chiacchiera con questo Roberto Setti e invece si trattava di una seduta che noi abbiamo vissuto naturalmente, quello è stato il nostro ingresso nella cerchia vera e propria, nelle partecipazioni a questa esperienza e ti devo dire che quello che si prova, che io ho provato, ma poi confrontandosi anche con gli altri, insomma, era abbastanza condivisa, una gran paura all'inizio, un grande batticuore, un'emozione travolgente, oddio, che starà succedendo adesso, che avviene dentro a questo buio, e poi improvvisamente la sensazione di essere spostati da dove ci si trovava in un altro tipo di realtà, di esperienza, perché le sensazioni di... la parola è quella, però impoverisce moltissimo, ma la sensazione di essere abbracciati da un amore sconfinato, assolutamente una calma assoluta, un senso quasi di beatitudine, di levità, di non stare con i piedi per terra come si stava fino a un minuto prima di iniziare la seduta. Questa sensazione è stata condivisa e travolgente ed è quello che più o meno hanno sempre descritto tutti quelli che hanno fatto questa esperienza. Per non parlare poi anche del sentire arrivare le voci, potersi confrontare, parlare, dire qualcosa, osservare quello che avveniva, ma soprattutto questa sensazione di straniamento rispetto alla realtà normale, proprio un'altra condizione. Per cui è anche un po' difficile tradurla in parole e comunicarvela, insomma, questo è veramente un po' difficile. Grazie Mi comunque. fermo qui, direi. Grazie, caro. Intanto salutiamo anche Cristina, un'altra Ben meravigliosa arrivata. partecipante del nostro. Guardate. E altre domande? Qualcuno che apre? Vediamo, vediamo. Io potrei? Vai. Certo. Volevo sapere se in queste situazioni, quindi voi ascoltavate e basta, non c'era una richiesta di risposta a quello che dicevano, quello che Di stavano solito, insegnando, vi allora, chiedeva? durante le lezioni vere e proprie che venivano fatte, c'era un ascolto molto attento perché soprattutto andando avanti con l'insegnamento, le lezioni si facevano importanti, cioè bisognava avere studiato, letto, cercare di capire. Però c'era sempre in realtà uno scambio con le guide. Durante le sedute si poteva chiedere, spesso si formulavano domande col pensiero e loro rispondevano a Ah, voce sulla domanda che si faceva. E c'era invece proprio uno scambio, perché, ma scusa Kempis, ma quando tu dici questa cosa, intendi dire questo?
sì, no, vediamo, allora spiegano in un altro modo. C'era proprio un dialogo, soprattutto negli ultimi anni, quando ormai Roberto Setti era confinato in una sedia a rotelle perché lui era affetto da sclerosi, che è poi la malattia che fisicamente lo ha portato a lasciare il corpo. In quegli ultimi anni Kempis teneva le ultime lezioni in modo separato, cioè c'era solo la persona che stava accanto a Roberto, il magnetofono, lui accendeva il magnetofono, avveniva la seduta con la presenza di Kempis che registrava la lezione. Al posto di Kempis è intervenuta una guida proprio negli ultimissimi anni del Cerchio Firenze 87 che ha fatto una sorta di riassunto di tutto il percorso precedente e che preparava le successive lezioni di Kempis che poi venivano lette e studiate, il gruppo si confrontava studiando le lezioni e con François era tutto un dialogo, una cosa un po' come sta avvenendo stasera tra noi, no? Fate conto, se io fossi François, voi fate domande e io vi rispondo e cerco di aiutarvi a capire i passaggi che non avete capito dell'insegnamento e via dicendo. E quindi c'era questa figura molto amichevole, molto accogliente, capace proprio di spiegare in termini semplici le cose anche più complesse. Quindi c'era uno scambio continuo, era un vero scambio. Vabbè, una domanda. Ti ricordi qualche evidenza che ti ha toccato? Cioè, le evidenze sono un collegamento che può fare a un trapassato, per esempio, di una persona lì presente che dice delle cose, cioè qualcosa che non è solo le guide, ma ci sono delle situazioni extra che... Sì, allora dovete pensare che c'erano le cosiddette, all'inizio venivano chiamate le sedute filosofiche, che poi sono state chiamate le sedute di insegnamento, e c'erano invece le sedute dedicate alle sedute più familiari, in cui intervenivano i trapassati delle persone che erano presenti. E questi si presentavano con la voce dei trapassati, all'inizio quando non c'era il registratore e tutto veniva trascritto, Roberto utilizzava la scrittura automatica per trascrivere parola per parola quello che era accaduto durante la seduta, che lui non c'era, però questa penna si incollava sul palmo della mano che cominciava a scrivere molto velocemente e trascriveva tutta la seduta. Quando erano le comunicazioni dei trapassati, dei cari trapassati di chi era presente, la calligrafia era quella del trapassato, cioè usavano la propria grafia, i trapassati che comunicavano usavano la propria grafia per trascrivere i propri messaggi ai loro cari. Quindi c'era anche questo, così come sono intervenute anche varie personalità, insomma veramente moltissime personalità dal cosiddetto al di là per comunicare con l'al di qua. Spesso queste comunicazioni erano così dei messaggi così simbolici, perché naturalmente erano figure note, famose, che avevano avuto un ruolo nella vita sociale o storica e quindi lasciavano il loro messaggio, una benedizione. Altre volte, non so, mi viene in mente l'episodio di un guru indiano vivente che in doppio si era manifestato al Cerchio Firenze 77 lasciando un indirizzo, dal cerchio fu scritto a questo indirizzo e lui rispose poi dall'India. Insomma, sono successe delle cose veramente, veramente eccezionali da questo punto di vista, sì, sì. Ma questo fa tutto parte, come posso dire, della straordinarietà del fenomeno dal punto di vista fisico e fenomenico. La cosa più straordinaria che c'è di tutto questo e che rimane oggi è l'insegnamento, che è una cosa... Voi dovete pensare che ci sono dei gruppi di lettura che stanno continuando a studiare in maniera regolare da 20-25 anni, si ritrovano tutte le settimane leggendo, studiando, discutendo e continuando ad approfondire questo materiale che è immenso, è proprio veramente una cosa, una scuola meravigliosa. Sì.
Certo, poi capisco anche che facciano impressione un po' tutte queste cose di contorno, chiamiamole così. Grazie. Qualcun altro? Ok. Allora, sì, allora al dottor Ugino avevo una domanda. Allora, se non ho capito male, comunque lei ha parlato degli anni 70, giusto? Il periodo in cui si sono svolte questi eventi. Dal 1947 al 1984. Perfetto, perfetto. Allora, la mia domanda è, c'è stata continuità poi negli anni successivi, cioè dagli anni 80 ad oggi, di fenomeni di questo tipo? Cioè, nel senso, mi piacerebbe sapere se anche oggi, da qualche parte d'Italia, in qualche remota città d'Italia, succedono situazioni simili. Cioè, non vorrei pensare che quello che noi abbiamo adesso è solamente uno studio di un fenomeno accaduto tempo fa, però poi non si è ripetuto nel tempo. Cioè, vorrei sapere se tuttora eventi di questo tipo si ricreano costantemente, continuano, insomma. Beh, guarda, non avrebbe senso che si riproducessero, perché, cioè, diciamo, la parte di curiosità fenomenica, credo che ci siano alcuni gruppi nelle quali possono avvenire delle manifestazioni di questo tipo, ma dato che lo scopo di questa esperienza del Cerchio Firenze 77, che esula, come dicevo all'inizio, dalle normali caratteristiche delle sedute medianiche, era quello di strutturare questo insegnamento e consegnarcelo. Una volta fatto questo, non c'è motivo per cui si riproduca di nuovo una cosa che c'è già. Adesso è a disposizione di tutti. Devo anche dire che il fatto che l'insegnamento è a disposizione di tutti perché è pubblicato e quindi è facilmente reperibile. Fra l'altro, oggi con i moderni mezzi lo si trova, al di là del fatto di comprare i libri dentro le librerie, lo si trova con varie modalità in internet, quindi è veramente a disposizione di tutti. Ci stiamo un po' dando da fare per vedere di riuscire a fare delle traduzioni adeguate, anche se molto difficili, adeguate in modo che sia veramente a disposizione dell'umanità il più possibile. E quindi, siccome lo scopo era quello, a cosa serve? Se serve semplicemente fare un'esperienza perché io voglio sperimentare su di me, vedere, non so, una persona levitare o formarsi un oggetto attraverso, ma quello credo che sia possibile, nel senso che ci sono state persone che hanno avuto la capacità di manipolare la materia. Uno è Roll, prima si parlava di Torino, un altro è stato Sai Baba in India, anche lui produceva oggetti, sono stati vari medium, però vedete, ci sono stati dei medium, che, anche grandi medium, che hanno fatto delle cose straordinarie dal punto di vista fisico, ma si sono limitati a quelle, oppure medium che hanno offerto delle comunicazioni interessanti, ma si sono limitati a quello. Credo che il Cerchio Firenze 77 a quel livello lì sia l'unica esperienza che ha messo insieme questi due aspetti. Però credo che adesso che, come stavo dicendo all'inizio, è adesso che piano piano tutti quelli che hanno partecipato fisicamente a questa esperienza, la maggior parte se ne sono andati, hanno già attraversato la soglia. Noi che allora eravamo ragazzini, nel giro di, vabbè, se vogliamo dire che ci vada bene, che campiamo un'altra ventina d'anni e poi spariamo anche noi, e che cosa rimane di tutto questo? Rimangono le parole, rimane l'insegnamento e a quel punto tutti quelli che si avvicineranno all'insegnamento sono tutti alla pari, non c'è qualcuno che è stato, come dire, che porta questa cosa di aver partecipato direttamente. Insomma, io credo che, fra l'altro, ho anche la convinzione che quasi tutti noi che abbiamo fatto l'esperienza diretta ne avevamo in qualche modo bisogno per avere delle conferme, ma coloro che oggi invece capiscono l'importanza del messaggio e si interessano esclusivamente al messaggio,
Credo che siano parecchi passi avanti a noi che invece abbiamo dovuto avere delle conferme fisiche, vedere alcune cose. Insomma, persone come me forse un po' meno, perché io sono stato subito attirato più dal messaggio che da altro, però per tante altre persone credo che si tratti di questo. Quindi voi che oggi vi appassionate a questi temi e li studiate per quello che vi danno come esperienza e come crescita spirituale, credo che abbiate molto meno bisogno di fare un'esperienza diretta. Grazie, Grazie. Grazie. Allora, io sono molto curiosa perché ha parlato di un messaggio conclusivo ricevuto poco prima della morte, e quindi adesso sono curiosa di che se può brevemente accennarci di che cosa si trattava, perché Ah, vedi? poi sicuramente io personalmente rispetto a quello che ha detto avrei paurissima di partecipare a una cosa del genere. Preferisco studiare gli insegnamenti perché non credo che ce la farei, ecco. Mi Ma guarda, spaventerei, anche se è rassicurante pensare che c'è una parte di paura e poi dopo arriva l'amore, però mentre lo descriveva io non so se ce la insomma, un farei, po' di ecco. batticuore ce l'abbiamo avuto tutti la prima volta, ma dunque l'insegnamento che è stato tutto raccolto in maniera organica in questi 5 volumi, allora devi pensare, i primi 4 volumi sono stati proprio fatti dalle guide. Dovete pensare che per il quarto volume pubblicato, dato che i tempi di raccolta del materiale, poi il materiale non andava bene, chi aveva partecipato a questa raccolta, insomma, alla fine fu preso tutto questo materiale, messo su un tavolo la sera, dicendo a chi se ne stava occupando, vabbè, torniamo a lavorarci dopodomani, vediamo un po' cosa possiamo fare per asciugare un po' il materiale. Ecco, la sera è stato messo tutto questo materiale che erano le trascrizioni delle lezioni degli ultimi 2 anni, centinaia di pagine dattiloscritte. La sera lasciate sul tavolo, la mattina era fatto perfettamente l'editing del volume. Una cosa che normalmente richiede mesi di lavoro quando si fa un libro che ha contenuti filosofici, no? Pulire le frasi, trovarle, collegarle fra di loro, taglia, cuci, titoletti, cose. Se era lasciato lì, la mattina l'editing è fatto, prodotto per partire direttamente per la casa editrice. E poi la cosa divertente è stata anche che è partito il plico in un certo modo ed è arrivato alla casa editrice con un'aggiunta che non è partita da Firenze, ma è andata a Roma l'editore l'ha trovato, pensando che l'avessero messo quelli che avevano spedito a Firenze, l'ha stampato nella prima pagina di introduzione. Quando sono tornate le bozze a Firenze, chi ha aperto ha detto: ma e questo da dove viene fuori? Chi l'ha messo? Anche hanno chiamato a Roma, dice: ma ce l'avete mandato voi? C'era un foglietto scritto a firma Dali con 3 parole di augurio per chi leggeva il libro. Questo è stato, diciamo, materializzato questo foglietto nel viaggio fra Firenze e Roma prima che arrivasse all'editore, no? Allora, questi 4 libri sono stati proprio fatti dalle guide, come loro volevano che fossero fatti. L'ultimo libro, che si chiama Oltre il silenzio, perché Roberto è morto, il cerchio è entrato nel silenzio, e quindi l'ultimo libro, che si chiama Oltre il silenzio, è la raccolta di tutte le ultime lezioni fino all'ultima, che è quella che conclude il volume. Questa ultima lezione è quella di cui ti parlavo prima. Per dirti di che cosa parla, dovrei sapere che tu hai letto tutti i volumi precedenti, no? È come dire, un ripercorrere il viaggio fatto con gli insegnamenti e dando proprio come dire, mettendo i punti e le virgole in quelle ultime cose, nelle ultime 2 lezioni, dove si parla di varianti non vissute, dove si parla dell'eterno presente in cui vivono le coscienze degli individui che si manifestano invece nel tempo. Insomma, sono tutte cose per cui bisogna aver letto prima di poterne parlare, ed è proprio la lezione conclusiva che è stata pubblicata sull'ultimo libro. Quindi
le ultime pagine dell'ultimo volume di insegnamento. Se voi intendete approfondire un pochino, tenete presente che è un insegnamento vero e proprio, che ha avuto uno sviluppo didattico molto preciso, e quindi vanno questi libri letti nel loro ordine cronologico di pubblicazione, perché se si salta un pezzo, l'insieme, che è un cerchio perfetto, non si chiude più quel cerchio perfetto. Quindi, tra l'altro, i titoli di questi volumi costruiscono una frase che è il primo: dai mondi invisibili, oltre l'illusione, per un mondo migliore, le grandi verità ricercate dall'uomo. Questi sono i 4 titoli, e l'ultimo, oltre il silenzio, pubblicato successivamente. Bellissimo, Sì, bellissimo. bellissimo. Anche poetici, potentemente poetici anche, Sì, bellissimo. sì, Grazie. sì. Andrea, Beh, sto collegando un po' di razionalità con un po' di emozione, chiaramente per quello che sto ascoltando. E, ovviamente mi ero preparato un sacco di domande, adesso non ho neanche una perché è cambiato tutto, però è giusto così. Ecco, io modestamente mi sto approcciando alla lettura delle grandi verità, ma insomma adesso ho capito che devo fermarla e ripartire dal primo. Ok, promesso, lo faccio domani, assolutamente, adesso questo serve. Allora, due cose. Innanzitutto, allora, il messaggio che stiamo percependo dal lavoro che abbiamo fatto qui col gruppo e dalla lettura dei testi o l'ascolto delle registrazioni ha, dal mio punto di vista, una forza pazzesca, dirompente, in grado di, penso io, umilmente, di soverchiare completamente qualunque tipo di credo, di ideologia. È una cosa che travalica qualunque tipo di, ehm, vorrei usare un termine un po' più aulico, un po' più forbito, mi viene solo sega mentale che ci siamo fatti in questa civiltà, perché la stragrande maggioranza degli insegnamenti alla fine è qualcosa che trascende talmente tanto la comprensione e la lettura della realtà che noi viviamo tutti i giorni, i perché facciamo le cose, che tutto il resto, tutto ciò che abbiamo imparato, abbiamo visto fino ad oggi, perde completamente di significato. Ma allora io mi chiedo, primo, per voi che avete vissuto in prima persona queste esperienze, in quale modo poi ha condizionato l'apprendere queste lezioni, fare partecipare attivamente alla stesura e alla diffusione di queste lezioni, in quale modo vi ha condizionato questa nuova conoscenza, se posso chiamarla così. E poi dall'altro punto mi viene da dire, io resto basito dal fatto che non sia avvenuta una rivoluzione epocale che ha fatto piazza pulita di tantissime ideologie che perdono completamente significato davanti a questi insegnamenti. Scusate, magari mi faccio prendere un po' io ma davvero da quello che io sto sentendo e da quello che io sto leggendo, ma veramente è una cosa che cambia completamente il modo di interpretare la realtà così come la vediamo, dal mio punto di vista. Ecco, gradirei una sua opinione in merito, grazie. Sì, è vero, è veramente una grandissima rivoluzione del pensiero. È però una rivoluzione del pensiero che incontra coloro che sono pronti in qualche modo ad accoglierla. E altra cosa che è veramente particolare del Cerchio Firenze 77 è che nel Cerchio Firenze 77, essendo l'esposizione di una verità che si avvicina a descrivere la realtà delle cose, non ha nessuna vocazione di fare proseliti o di convincere nessuno, perché nel percorso evolutivo di ogni essere arriva il momento in cui si incontra una verità che permetta a quell'essere di fare chiarezza dentro di sé, inizialmente da un punto di vista mentale, cioè di capire il disegno. Successivamente questo capire con la testa il disegno comincia proprio a penetrare dentro, è come se in qualche modo maturasse, diventasse piano piano pelle della pelle, poi carne della carne, poi ossa delle ossa, piano piano, piano piano, piano piano. Ma il fatto di capire, cogliere la grandezza di questo, in realtà non è che ci trasforma e ci fa diventare dei santi, perché ognuno di noi ha tutto il resto della sua
delle sue caratteristiche, della sua personalità e soprattutto del grado di coscienza che sta esprimendo in questa vita, che in qualche modo devono trovare il loro tempo per maturare dentro di sé certe verità. Sono verità, alcune così sconvolgenti, che se uno le dovesse assumere su di sé come dire, come un'imposizione, probabilmente gli farebbe perdere il senno, perché sono talmente disarticolano completamente l'esperienza esistenziale che siamo abituati a fare. Fra l'altro si capisce, studiando bene, entrando bene dentro l'insegnamento, si capisce come in realtà questa nostra realtà che pare così scombinata abbia la sua funzione evolutiva e come tutti coloro che la popolano abbiano a loro volta una funzione nella nostra evoluzione. E quindi come siamo tutti collegati in un percorso dove gli elementi di giudizio verso gli altri, quelli veramente retrocedono, cioè impariamo sempre di più, capiamo perlomeno quanto abbia poco senso giudicare le persone che sono dentro il loro percorso evolutivo, che va rispettato perché dove sono loro, se è, come dire, un momento evolutivo, come posso dire, poco edificante, se noi possiamo sentire che quel momento evolutivo è poco edificante, sicuramente siamo in una posizione tale per cui noi ci siamo già passati attraverso quelle esperienze, fanno parte anche di noi, tanto che oggi ci fanno guardare quelle esperienze come se fossimo, se non potessero più essere nostre, no? Però avere chiaro come funziona tutto questo processo, tutta questa esistenza nel mondo della cosiddetta apparenza, nel mondo dell'illusione in cui viviamo, avere chiaro questo fa come dire, impoverire un po', indebolire le nostre strutture così rigide con cui giudichiamo, con cui ci separiamo dagli altri. Ecco, questo dopo un po' che si sta dentro questo insegnamento si comincia a sentire che qualcosa cambia e quindi siamo meno rigidi nel guardare la vita intorno a noi, la vita degli altri e cerchiamo un po' più di capire come stanno le cose. Ma ci vuole il suo tempo, deve maturare dentro le persone. Comunque ti posso anche dire questo, che allora erano, sono state diverse centinaia di persone che hanno fatto quell'esperienza, che poi si sono appassionate allo studio. Oggi sono migliaia di persone, perché abbiamo riscontri di gruppi di lettura, di studio dovunque, è un continuo. Io vedo, non so, certe conferenze sul cerchio che hanno 50, 80, 100.000 visualizzazioni, cioè un po' di movimento c'è, qualcosa avviene. Grazie. Grazie. Eccomi. Io ho due domande, una un po' più tecnica, una un po' meno. La prima è, io mi chiedevo, durante le sedute era possibile, cioè esiste una protezione per cui entità non volute o che non abbiano delle buone intenzioni possano entrare a far parte di quel Allora, momento? l'unica cosa, ti rispondo a una domanda per volta, Sì. L'unica cosa che ti posso dire è che io la mia unica esperienza l'ho fatta all'interno del Cerchio Firenze 77 e nel Cerchio Firenze 77 non è mai accaduto niente che potesse in qualche modo preoccupare, spaventare, disturbare, inquietare, turbare, mai assolutamente niente. Sempre in un clima di straordinaria amorevolezza, proprio indicibile amorevolezza. Proprio niente, nessun figurarsi se... No, lì passava solo, come dire, una meravigliosa coscienza che si comunicava dentro ognuno di noi più che attraverso le orecchie. Mi permetto mi permetto di dire il canale di Seti questo, il suo canale essendo così pulito, cioè era un cristallo, è difficile che ci siano interferenze. Se è un canale anche deviato, un po' sporco, è possibile che chiami quel livello di risonanza. Sì, può darsi, nel senso io non sono, come dire, un esperto della materia in questo senso, ma
penso che, non so, mi viene da dire innanzitutto che credo che l'esperienza del Cerchio Firenze 77 abbia poco a che vedere con un'esperienza di comunicazione dall'aldilà come si intende normalmente, no? Quelle espressioni di comunicazione dall'aldilà, che erano quelle dei parenti che ogni tanto venivano, o figure che si presentavano, erano sicuramente, come dire, cioè questa coscienza che guidava tutta questa esperienza sicuramente poneva dei veti a situazioni di rischio. Credo che sia possibile che nell'aldilà, come nell'aldilà ci sono i furfanti, penso che ci siano, che quando trapassano non è che diventano qualcos'altro, sono quello che sono, se trovano un canale di accesso e non c'è qualcuno che impedisce loro di manifestarsi, può darsi anche che possano combinare qualche pasticcio, credo, non so, però come ripeto non sono esperto della materia. Ok, grazie. L'altra era un po' più personale, nel senso che sempre parlando di verità, se può raccontarci qual è stata la verità o comunque il momento che forse ricorda con più chiarezza, che è stato per lei un momento di svolta rispetto a tutto il percorso Ma fatto. guarda, come ti dico, riguarda più le comunicazioni che non esperienze paranormali nel cerchio. Riguarda le comunicazioni perché le comunicazioni dentro di me hanno proprio fatto breccia. Proprio hanno fatto breccia e mi hanno dato proprio la sensazione di essere davanti a qualche cosa di cui che non avevo mai incontrato prima, di un livello e sia espressivo che intellettivo, se vuoi anche intellettuale, ma che poi si trasformava in una forma di esperienza interiore, in un modo tale che non... Io ho veramente letto tanto nella mia vita, ma non ho mai trovato niente di questo livello. Se voi vi soffermate anche semplicemente a qualche pagina di insegnamento, proprio semplicemente per curiosità, perché poi, come ripeto, bisogna farlo il percorso per avere chiarezza, cominciare proprio dall'ABC e piano piano crescere. Ma prendendo un testo qualsiasi della parte di insegnamento filosofico, non so, del terzo, del quarto volume, no? E leggerne un paio di paragrafi, ci si rende conto di un livello, di una levatura sintattica, descrittiva, straordinaria. E se si pensa che queste cose non erano scritte a tavolino da un grande pensatore, che quindi costruiva la sua frase, poi la metteva a posto, poi spostava un po' un paragrafo perché tornava meglio, alla fine costruiva bene il suo testo, ma erano cose dette da una voce nel buio di una stanza e venivano prese esattamente come erano dette, trascritte e messe dentro un libro, come se fossero state elaborate da uno scrittore, no? Mentre non lo erano elaborate da uno scrittore. Pensieri di altissimo livello, di una alle volte complessità logica, perché quello che è meraviglioso di questi testi è la logica assoluta che è contenuta all'interno di ogni ragionamento, per cui non sono cose un po' fumose, un po' dogmatiche. No, lì se siete dei cervelli razionali, lì non potete che seguire il filo della logica, è quello e non si sfugge, ma espressi con una tale qualità. Insomma, è una cosa che non è umanamente impossibile ed estremamente anche affascinante. Io sono stato molto toccato da questa esperienza che mi è arrivata dentro. Dovete pensare che un'estate, dunque un paio d'anni dopo, oltre che era trapassato Roberto Setti, io ero a Roma in quel periodo, vivevo a Roma e vivevo a casa di un'altra persona che è stata a lungo dentro il Cerchio Firenze 77, negli ultimi anni quasi sempre presente, che era un famoso giornalista e poeta, Pietro Cimatti, si chiamava questa persona, e innamoratissimo del cerchio, un grande intellettuale, e io
venivo dai miei studi, che erano studi appunto di letteratura e filosofia, e venivo dagli studi di critica strutturalistica, che significa sminuzzare un testo e vedere com'è costruito, cercare di capire com'è fatto, no? Quindi diciamo che avevo degli strumenti per capire, per analizzare criticamente un testo, capirne la struttura, vedere come era messo insieme. E un'estate ci mettemmo, lui da una parte e io dall'altra, insieme a casa sua, con questi testi, perché volevamo capire questi testi come erano fatti. Cioè lì c'erano diverse voci, ognuna con il suo filone di insegnamento, che usavano un linguaggio diverso, ma per quanto tu usi un linguaggio diverso, alla fine se è una stessa, come dire, figura che scrive con modalità diverse, come potrebbe essere, per esempio, mi viene in mente Pessoa, il portoghese Pessoa, famosissimo intellettuale e scrittore che scriveva con 7-8 stili diversi, firmandosi diversamente, faceva la poesia, faceva il critico letterario, faceva l'intellettuale, no? Meraviglioso, però poi se vai a analizzarlo bene, vedi che è Pessoa. Ecco, noi ci siamo resi conto in quell'estate di studio che queste voci che intervenivano, ognuna esponendo mirabilmente quello che aveva da dire, era proprio come se fossero tutte distinte l'una dall'altra. Non si sovrapponevano le modalità. Era come se realmente frammenti di coscienza si enucleassero in modalità molto precise e non sovrapponibili, non confondibili l'una con l'altra. E questo è stato straordinario scoprirlo, perché innanzitutto ci siamo resi conto che veramente Roberto Setti non c'entrava niente, perché Roberto Setti era un impiegato del comune di Firenze che aveva un diploma e che non aveva mai letto niente di queste materie, perché non voleva assolutamente che si pensasse che lui in qualche modo c'era del suo in quello che saltava fuori dalle sedute del Cerchio Firenze 77. Quindi lui assolutamente non c'entrava niente, e queste modalità apparentemente distinte tra di loro avevano anche proprio nella loro radice verbale, avevano una differenza portata avanti nel corso di 38 anni, fra l'altro, no? Non è una cosa, e sempre con un crescendo, una cosa che ci disse François, dice: se volete capire se una comunicazione è vera, è reale, è una comunicazione di cui potete cominciare a fidarvi, dovreste seguire le comunicazioni per molti anni, anche una decina di anni, e vedere una costante progressione di ciò che viene proposto. Perché se è un rimaneggiare, ripetere sempre le stesse cose, allora è facile che si tratti più di uno psichismo o che entri nel mezzo un po' anche inconsapevolmente la mente del medium, che ci sia qualche tipo di... Mentre invece quando c'è una costante progressione in quello che viene proposto, allora lì potete cominciare a pensare che siete davanti a qualche cosa di genuino. Quindi vedete un po', questo è ovviamente quello che è accaduto nel Cerchio Firenze 77, dove si parte proprio dalle elementari e si va fino all'università e alla specializzazione post-università. Grazie. Infatti io ogni tanto mi dilungo un po' nelle risposte, ma per darvi un po' un quadro. Grazie, hai talmente tanto da condividere che l'unica cosa che ci blocca è il tempo, questo tempo terreno, questo lineare tempo, e vorremmo dare più voce possibile anche alle domande. Quindi Teresa? Ma allora io mi scuso per l'ignoranza in materia, perché ho letto sì i brani che c'erano, gli studi che abbiamo fatto col nostro gruppo, no? E non ho trovato, ora lei prima mi ha fatto venire in mente questa cosa quando ha detto come ci separiamo dagli altri, no? Il nostro concetto di separarci dagli altri. E questo mi ha portato immediatamente una domanda, che è quella della reincarnazione, perché
ci sono varie teorie di quanto tempo passa prima che un'anima si rincarni, e mi chiedo, anime così stupende, se non sia, cioè, non sia più positivo se si rincarnassero come personaggi importanti e cambiassero un pochino le coscienze del mondo, visto che abbiamo delle grandissime e gravi situazioni. E mi chiedevo questo, se c'è qualche spiegazione sulla reincarnazione, quanto tempo passa prima che tornino qua queste anime. No, intanto io ti Non devo so se ha senso, dire, no, però no, mi è chiaro, scattata. ho capito, credo di aver capito, poi tu mi dirai se ti ho risposto. Mm, Innanzitutto devo dire questo. Eh, I maestri parlano di percorso evolutivo dell'uomo quindi, eh, che è preceduto da una prima parte di percorso evolutivo che non è percorso evolutivo da uomo e che riguarda i processi di cristallizzazione, il mondo vegetale, poi il mondo animale nelle sue varie forme, nelle complessità, fino agli animali individualizzati, fino ad arrivare alle soglie dell'incarnazione da uomo. Poi c'è tutto il processo di percorso reincarnativo da uomo, le successioni, incarnazioni, esperienze di vita da uomo, e poi l'evoluzione continua in altre forme che vengono poi spiegate dai maestri, no? Quindi in condizioni ulteriori. Le forme le esperienze di incarnazione da uomo sono una fascia nel percorso evolutivo, una fascia in cui si comincia a maturare un grado di coscienza un pochino più evoluto di certi animali e via via continuando nella nostra esperienza a presentarsi sul palcoscenico della vita come esseri umani, si matura sempre di più coscienza attraverso quelle esperienze fino a lasciare questo tipo di esperienze. Coloro che ci hanno parlato per tanto tempo in veste di guide, poi venivano chiamati maestri dal gruppo del Cerchio Firenze del 87, questi maestri sono ben oltre la dimensione, la piccola dimensione evolutiva degli esseri umani, che è proprio piccolina, insomma, non è qualcosa. E ti dirò anche che io studiando a lungo questa materia mi sono fatto l'idea che non si tratti di alte entità spirituali che si sono, come dire, messe d'accordo fra di loro, facciamo un po' di scuola a questi poveretti incarnati che devono confrontarsi con le difficoltà della vita. Ma credo che si tratti in realtà di un livello di coscienza molto, molto ampio, veramente un livello di coscienza amplissimo, che si è sia ridotto per poterci raggiungere con delle spiegazioni rispetto a che cosa stiamo facendo noi dentro questa esistenza, ridotto in questo senso, ma anche che abbia utilizzato delle forme a noi facilmente accessibili, quindi un linguaggio comprensibile, un senso logico, anche modalità di comunicazioni, non so se c'è uno che si sente molto chiamato verso gli insegnamenti dell'India di un certo tempo, il fratello orientale risuona bene, allora mi accordo bene con quello. Se c'è una persona che è più versata sul fronte filosofico, allora Kempis sarà la figura di riferimento. Se c'è un animo mistico che è chiamato, che vibra dell'amore per il divino, allora sarà sorella Teresa, no? Cioè queste forme che permettono a chi frequentava il cerchio o a chi oggi legge le pagine del cerchio di sentirsi più in sintonia con questa o l'altra voce. Ma in realtà credo che sia un'unica coscienza che Mm. ha preso queste modalità per venirci incontro. È questo. Non so se ti ho risposto. C'è la parte della reincarnazione, tu mi chiedevi quanto tempo, ora a parte loro che abbiamo detto non hanno niente a che vedere con il tema della reincarnazione. Allora intanto i maestri
non parlano tanto di reincarnazione, ma parlano di successive esperienze collegate tra di loro dai fili del karma. Mentre per reincarnazione in genere si intende che io mi reincarnerò in qualcuno, allora io in realtà, io come io, non mi reincarno in niente, ma c'è una coscienza che sta dietro ogni esperienza esistenziale. Questa coscienza, attraverso quell'esperienza esistenziale, matura e quindi si ripresenta con un altro corpo in un'altra epoca adatta a fare il gradino successivo ed è collegata a quella prima dai fili del karma, come viene chiamato, no? Il karma che non è altro che un collegamento, perché vi saranno delle cause che sono state mosse in una vita e che al momento in cui siamo da un punto di vista della coscienza sufficientemente maturi a comprendere qualcosa che non avevamo compreso prima, allora incontriamo gli effetti di quell'azione per poter maturare dentro di noi quel grado di coscienza e per la quale abbiamo preso un nuovo corpo fisico in quella nuova vita. Però non tu come Teresa o io come Enrico, noi abbiamo questa vita, la viviamo e in questa vita realizziamo qualche cosa che è un punto di maturazione rispetto alla coscienza iniziale con la quale ci siamo presentati dentro questa vita. E qui insomma la cosa poi è un po' più complessa di così, ma la devo sintetizzare per risponderti. Anch'io una domanda Ok. da fare, che è una domanda un po' scottante, che all'interno delle religioni anche per me c'è un po' di confusione e di utilizzo manipolatorio su questo. Nel mondo spiritista o anche spirituale si parla molto di un al di là fatta un po' a tre livelli, potremmo dire così. C'è un mondo poi più infernale, più chiamato in diversi modi nelle varie culture, un mondo più da purgatorio e un mondo più paradisiaco. Ora la domanda è intanto che cosa sono questi mondi? Secondo, sono tutti creati da noi e quindi la nostra coscienza come qui proietta una realtà in cui realizza delle cose o meno e quindi come il karma, i figli del karma così continua a proiettare anche al di là un mondo come una scenografia personale o esiste invece anche come qui esiste anche un al di là, io sto parlando, c'è Monica, c'è una realtà, cioè io sto vivendo questa cosa anche se da dentro sono sempre io che creo questa, ma esiste un piano di realtà esterno che interagisce con me, quindi di là esiste un piano esterno che interagisce, quindi esiste veramente luoghi di questo genere? O è tutto una proiezione della coscienza? Cioè, un po' di chiarezza su questo punto che è stato molto discusso, manipolato, per cui si va di là, se sei stato cattivo vai all'inferno, cioè, o comunque ci sono realtà che tu vai a creare, devi soffrire, devi stare lì. E anche chi parla che sei tu che le crei e sei un po' un realizzatore di queste, c'è comunque una realtà esterna che, come dire, viene accettata da molti e quindi i molti creano quella realtà in cui realmente poi è così. Ecco, c'è un po' di confusione su questo punto, se puoi chiarire quello. Sì, devo dire che i maestri su questo hanno fatto molta chiarezza perché ci hanno spiegato un po' come è fatta questa esperienza che noi facciamo. Noi facciamo un'esperienza da esseri umani dove, come dicevo prima, un grado di coscienza prende un corpo per fare un'esperienza di un certo tipo, per esprimere, cioè un certo grado di coscienza, la sua modalità di esprimersi, cioè di essere nella vita, è quella di avere un corpo attraverso il quale si esprimono alcuni livelli e questi livelli li conosciamo tutti perché li sperimentiamo continuamente. Uno è il piano fisico, no? La materialità con la quale ci confrontiamo. Una è tutta la dimensione dell'emotività, dei sentimenti, dei desideri, cioè tutta questa parte che è un motore dell'esistenza, e poi c'è la parte della mente, ma anche noi adesso stiamo usando la mente per confrontarci. Quindi ci sono queste tre dimensioni di noi stessi che sono tutte riunite in un'unica esperienza, che è l'esperienza di una persona incarnata.
L'altra parte che si aggiunge a questa è quella che viene definita del corpo acasico. Il corpo acasico è proprio la coscienza, quel grado di coscienza che si esprime attraverso questi tre corpi: corpo fisico, corpo astrale, quello delle emozioni e dei desideri, e corpo mentale. Allora, che cosa succede nella dimensione fisica? Nella dimensione fisica noi viviamo una condizione illusoria, perché riteniamo che la realtà con la quale ci confrontiamo sia appunto reale. Siamo convinti che il nostro corpo sia questo, quando ci guardiamo allo specchio, che il tavolo su cui adesso sto appoggiando le mani esiste effettivamente così com'è, anche se anche la nostra stessa scienza ci ha spiegato molto bene che gli oggetti così solidi che noi tocchiamo in realtà sono più vuoti che pieni, no? Tutto il discorso ondulatorio, particelle, no? Basta, come dire, leggere un po' di fisica, così di divulgazione, per rendersi conto che questa realtà che appare così materiale in realtà non lo è per niente. E come, per questo è possibile poi che avvenissero i fenomeni che superano completamente le leggi della fisica che conosciamo, i fenomeni che abbiamo visto nel Cerchio di Firenze 77. Questo è il mondo che noi viviamo avendo un corpo fisico e avendo la nostra consapevolezza spostata tutta dentro la dimensione fisica. Quando lasciamo il corpo fisico, quella che noi chiamiamo morte, in realtà non moriamo assolutamente, ma semplicemente si aprono i sensi del corpo astrale, quello immediatamente più sottile. Quindi non è che andiamo in un luogo, non c'è che ne so, un purgatorio, un inferno, un paradiso, non c'è niente di tutto questo. È semplicemente che quel livello di frequenza delle particelle che a una certa velocità ci rappresentano la dimensione fisica, come dire, le velocità delle particelle che costituiscono il nostro corpo incontrano la velocità delle particelle che costituiscono il nostro tavolo, e il tatto ci dà la sensazione di qualcosa di solido sotto le nostre dita. Sono velocità di particelle che fra loro si accordano. Quando non abbiamo più il corpo fisico, le particelle di cui parliamo sono molto più sottili, sono così sottili che i sensi di cui noi disponiamo, tatto, olfatto, vista, non ci permettono di cogliere quella frequenza che pure c'è. E quindi la frequenza con cui ci troviamo a vivere una volta lasciato il corpo fisico è un'altra frequenza che, come quella del corpo fisico, crea un mondo per noi tangibile, visibile, con le sue forme, così la frequenza più sottile, più fine, da noi con il corpo fisico impossibile a vedersi, lì crea una sua realtà con la quale si confronta, e quindi la stessa realtà un po' in maniera analoga a quella che succede con la vita materiale. Quando si lascia il corpo astrale siamo nella dimensione mentale, ma non perché esista oggettivamente una dimensione mentale, è perché ciò che si attiva come frequenza restituisce quella dimensione mentale lì nella quale ci confrontiamo. L'unica parte vera che noi non abbandoniamo mai, perché lasciamo andare il corpo fisico, lasciamo andare il corpo astrale, lasciamo andare il corpo mentale, tutte le esperienze vissute fino a quel momento come dire, il succo di queste esperienze si trasferisce nel corpo acasico, cioè nella coscienza che è maturata di quell'esperienza, e quella coscienza non viene abbandonata mai, perché via via si accresce fino al momento in cui non sarà più necessario manifestarsi con un corpo fisico, astrale e mentale, ma ci saranno altre forme di esistenza di quella coscienza che non ha più bisogno del confronto con una parte che si chiama io e l'altra parte che si chiama non io, tutto quello che ci circonda e che ci permette questo scambio. Scusate, sono molto sintetico, capisco che sono temi un po'... Fatto un cappello chiarissimo, ma allora se vado in un posto che c'è la guerra, io oggi qua con la mia realtà fisica vivo comunque un inferno e c'è comunque una guerra di là, esiste un qualcosa, quindi anche se io uso il corpo astrale con la percezione del sentire emotivo, eccetera, e vado di là
e per frequenze vibratorie vado a finire in una cosa che mi si affine a quello, vivrò una guerra o quello che sarà il dolore di qualche cosa, ma di là esiste anche qualcosa che si accomuna. La mia domanda era se esiste, cioè, è una domanda stupida, ma come esiste qui? No, Esiste. vedi, o dipende dal punto di vista in cui osserviamo le cose. O vogliamo dire che qui esistono le cose e quindi diamo loro oggettività, oppure vogliamo dire che qua noi facciamo determinate esperienze che servono al nostro percorso evolutivo, ma sono esperienze soggettive. Quindi la vita come la viviamo è un'esperienza soggettiva ed è soggettiva in ogni dimensione di esistenza nella quale ci confrontiamo. Poi sarà per ognuno di noi, per esempio, tu prima parlavi della guerra, noi, almeno negli ultimi 70-80 anni, e quindi noi, proprio noi qua fisicamente, che siamo più o meno, io sono forse più vecchio di tutti voi, ma anch'io non ho fatto l'esperienza della guerra. Io sto facendo l'esperienza della narrazione della guerra e delle cose che vedo in televisione o che leggo sui giornali, ma non faccio l'esperienza diretta della guerra, no? Faccio un'esperienza mia, soggettiva, fra l'altro che passa attraverso le mie convinzioni, le mie speranze, ciò che mi muove dentro, che è un'esperienza completamente personale di qualche cosa che io chiamo guerra. Chi sta sotto le bombe fa un'esperienza completamente diversa dalla mia, ovviamente. No? Capisci come ognuno fa la sua esperienza del tema guerra, ognuno fa la sua esperienza di ogni tema che possiamo prendere in considerazione e colora la sua vita di quell'esperienza. Questo colorare la vita è ciò che fa vibrare la parte più sottile di noi, che è la coscienza, che si arricchisce di questa esperienza. La mia coscienza si arricchisce del fatto che sono dispiaciuto quando penso ai tanti bambini morti sotto le bombe. Poi io lì a vedere che sono morti, che ci sono sotto le bombe o che i giornali mi dicono il vero, io questo non lo potrò mai sapere, ma sicuramente dentro di me ha riverberato qualche cosa, mi ha permesso di fare un certo tipo di esperienza. Se non ci fosse stata quella notizia, io non avrei potuto prendere, non so, la distanza, esprimere un giudizio, un'opinione, no? È tutto questo che significa vita per ognuno di noi, ciò che ci tocca e che si traduce poi in un'esperienza perché la vivo dentro di me, la sento, capisci? Allora non c'è una dimensione oggettiva, c'è una quantità di dimensioni oggettive per quanti individui sperimentano. Certo che legare tutte queste quantità soggettive che stanno cooperando all'insieme per quello che ci si incontra è qualcosa di assurdo, perché non è che io vivo un È film, un genio che io non riesce a è che fare vivo un film questo. singolarmente e tutto intorno a me c'è il vuoto in cui io faccio, no, io vivo un singolo io e tutti gli altri stanno facendo lo stesso, legandosi in qualche modo miracoloso, tutto, cioè, Ognuna, beh, non è tanto miracoloso, è estremamente logico, perché ogni grado di coscienza fa parte di catene di gradi di coscienza, tutti collegati fra di loro, per cui ognuno ne fa un'esperienza personale, ma esprime qualcosa di analogo a quello che gli sta accanto o che viene prima o che viene dopo. Perciò ognuno ha in sé la rappresentazione che fa che tutto è come se fosse la tesserina di un puzzle. La sua presenza dentro quel puzzle lo rende perfetto. In questo senso, ognuno di noi, qualsiasi cosa stia facendo, qualsiasi pensiero abbia, in realtà sta partecipando della perfezione di tutto quanto esiste. cioè, se si può dire che è geniale, direi che è qualcosa di un supercomputer che fa una roba del genere, che mette insieme tutto questo in una logica, è una roba sorprendente. Anche È io, divino, è divino. Divina, veramente è trascendente, fuori di testa. desideravo Ok. anch'io chiedere una cosa. Quando abbiamo avuto la fortuna già di incontrarti in separata sede, io dovete sapere che ho fatto questa domanda a Enrico, ho detto dai Enrico,
so che sono tutti meravigliosi, fantastici, potentissimi, ma hai un maestro preferito? Queste domande così, e lui ha risposto in una maniera super saggia, ricordando che forse sono tutti la stessa coscienza, che però parla da, come dire, con sfumature e con caratteristiche diverse. Però io torno a chiederti, tra le tante voci di una grande, unica, divina coscienza o intelligenza suprema, c'era qualcuno, c'è stato qualcuno che aveva la caratteristica di essere così, te la chiedo così, l'insegnante, quello un pochino, non dico che ti tira le orecchie perché sono tutti nell'amore, qualche rimprovero, te lo fa, anche proprio per quello che è la nostra piccolezza, la nostra testardaggine, la nostra non ignoranza, ma proprio la non volontà di crescere. Ecco, no, arriva l'insegnante, c'è il super amorevole, io ti raccontavo che solo a sentire la voce di Dali io mi sciolgo perché per me lui, come dire, ricorda l'amore puro. Però qualcuno che in particolare veniva lì e diceva, beh, adesso però ragazzi svegliatevi perché avete rotto. Ecco, non proprio così, però c'è. Allora, senti, sì, questi toni non sono mai stati usati dalle guide, ma sicuramente Kempis è la figura che alle volte era proprio nel suo esporre le cose, era veramente tagliente perché ha una qualità espressiva talmente rigorosa per cui mi ricordo una lezione in cui spiegava alcune cose sui comportamenti degli uomini, e poi terminava dicendo con un tono molto, allora se lo sai, perché non lo fai? No? E quindi in effetti uno dice sì, è vero, lo so bene, andrebbe fatto e però non lo faccio. Insomma, e mandar giù certe pillole non era banale. Poi naturalmente capiamo bene che non lo facciamo perché non siamo ancora in grado di farlo, no? Se Certo. fossimo diventati sufficientemente capaci, maturi, avessimo sviluppato quelle qualità, le utilizzeremmo. Però a un certo punto entra in gioco qualche cosa che magari nelle incarnazioni precedenti non è mai entrato in gioco, che è la volontà di poter fare qualche cosa. Quando entra in gioco quella parte là, si aggiungono elementi e allora lì i giochi possono essere un po' diversi. Grazie, grazie mille. Andrea? Andrea, sì. Ecco che quindi riesco a collegarmi alla domanda che avevo preparato. Fantastico. Allora, uno dei temi che mi ha toccato è il tema della libertà. Mi spiego. I ragazzi lo sanno perché ne abbiamo parlato un attimo in chat, però adesso lei, anche sulla base di quello che ha appena detto, professore, fino a che punto siamo realmente liberi? Mi spiego, fino a che punto possiamo scegliere di fare o non fare, fino a che punto invece siamo condizionati dal dover fare comunque un percorso prestabilito con la coscienza di, non lo so, che comunque si creino intorno a noi delle condizioni tali per cui comunque sceglieremo quella strada. Quindi una sorta di, lo avevo usato un termine del tipo, non so, libertà in potenziale, cioè quindi sono convinto di poter cambiare qualcosa, ma in realtà la scelta che io farò sarà comunque condizionata da tutto ciò che mi circonda e che mi porterà comunque per quell'unica strada che in realtà è quella che io avrei dovuto fare. Ecco, non cerco per forza una risposta definitiva, però insomma ecco la sua opinione anche sulla base di quello che hai imparato su questo tema qua. Ed effettivamente siamo liberi. Guardate, come sicuramente sapete, il libero arbitrio credo che non venga neanche più proposto nelle varie dottrine religiose, no? Non credo che ci sia più nessuno che pensa che si possa agire senza avere nessun tipo di influenza, no? Perché facciamo parte di una cultura, di una certa società, io nasco maschio, quell'altro nasce femmina, uno nasce in una famiglia benestante, uno nasce in un sobborgo in mezzo alla povertà,
no? Viene educato in un modo piuttosto che in un altro. Cioè, sono talmente tante le cose che condizionano le vite delle persone che parlare di libero arbitrio, credo che quello lo possiamo mettere via tranquillamente. Il tema libertà è un tema che ci poniamo noi come esseri umani, perché da un punto di vista di una coscienza che esprime se stessa, no? Pensate questo, una coscienza che esprime se stessa è totalmente libera. Nel momento che sta esprimendo se stessa è totalmente libera, cioè se quella coscienza può esprimere se stessa e la qualità della sua espressione è di essere uno condannato all'ergastolo, dal punto di vista umano il condannato all'ergastolo non ha nessuna libertà, sta messo dentro, ma dal punto di vista della coscienza esprime esattamente ciò che deve esprimere per la necessità evolutiva della coscienza in quel punto del suo percorso, secondo una successione logica in cui deve attraversare anche quel gradino, no? Perché è proprio la coscienza, è proprio ciò che è. Allora, chi esprime ciò che è completamente libero, realizza se stesso. È dal punto di vista umano che ci poniamo la questione della libertà. Ora, se mi pongo dal punto di vista umano, devo dire che di libertà sono tutti talmente condizionati, ci sono persone che non possono sottrarsi all'educazione che hanno avuto, ma anche, come dire, anche nei casi meno, non so, ci sono persone che, ragazzi che finiscono per fare il dentista perché il padre ha lo studio avviato dal dentista, lo spinge in quella direzione, facile, fa il dentista, e magari avrebbe voluto fare il poeta, però fa il dentista, no? Per cui condizionamenti indubbiamente ci sono per ognuno di noi. Il tema della libertà riguarda solo questo livello qua, perché tutti gli altri livelli che possiamo prendere in considerazione dal punto di vista del quadro generale, ogni persona sta esprimendo esattamente, ogni persona sta dando vita esattamente a ciò che le compete, ma non perché ci sia qualche cosa di predestinato, non è questo, perché dovete pensare che le coscienze di cui stiamo parlando non sono immerse nel tempo che noi viviamo, nel tempo degli uomini, che noi viviamo così come lo stiamo vivendo, cioè non c'è il divenire che per noi, il trascorrere del tempo che è la nostra esperienza quotidiana. La coscienza è in una condizione fuori dal tempo, quel tempo che noi introduciamo vivendo come esperienza personale, in realtà dal punto di vista della coscienza non c'è, perché la coscienza vive in una condizione di eterno presente. E l'eterno presente non vuol dire un tempo che non finisce mai, vuol dire non tempo. Questa è una delle cose un po' più complesse che le persone incontrano nell'insegnamento, ma complesse solo perché è come dire, va un po' contro il senso nostro della vita, perché se noi ci pensiamo, pensiamo che stamani ci siamo alzati dal letto e che è passata la giornata, adesso siamo qui, tra poco ci saluteremo e torneremo dentro al letto, no? O faremo altro. Cioè pensiamo a un tempo che si muove. In realtà quello che ci dicono i maestri è che noi, ogni attimo della nostra esistenza è eternamente, e cioè fuori dal tempo, vivente ed esistente, solo che noi abbiamo coscienza di noi stessi solo attimo per attimo. In effetti, se ci pensate, noi ci possiamo considerare viventi solo mentre ci pensiamo viventi. Non ci possiamo pensare viventi in quello di 5 minuti fa o in quello che sarà fra 5 minuti. Ci possiamo considerare viventi adesso, in questo momento in cui ci prendiamo in considerazione. Quindi attimo per attimo. Però il fatto di ricordarci tutti i momenti passati, di quest'ultima ora passata insieme, ci fa postulare che noi ci siamo stati in tutto questo tempo, così, cioè è il noi stessi di questo momento che si ritiene esistente perché pensa di esserci stato in tutti gli attimi presenti,
precedentemente, e questo ci fa postulare che ci sarò anche fra 5 minuti, incrociando le dita. Quindi, questo che cosa significa? È che è come se costruiamo nella nostra mente un tempo che scorre, mentre noi siamo presenti realmente attimo per attimo nella nostra vita e basta, ma lo siamo perché in questo attimo in cui mi prendo in considerazione non sarò mai quello che sono stato un attimo prima e quello che sarò un attimo dopo. Sono solo adesso, qui. La coscienza non ha questa modalità per la quale si percepisce attimo per attimo. Alla coscienza si percepisce tutta insieme in questa condizione di non tempo. E allora capite bene che in una condizione di non tempo, quando ti realizzi te stesso, non è qualche cosa che è predestinato e si sta svolgendo. È tutto presente, simultaneamente, da sempre e per sempre, vibra con la stessa intensità, è vivente con la stessa intensità, con la stessa modalità e realizza se stesso, totalmente libera. Amen. Veramente? Wow. Questa è stata forte, Madonna. Ok, però lo potremmo dire quasi che è questa illusione di un io corporeo, di un'identità personale che crea tutta la confusione, perché quella dimensione che tu hai parlato, appunto, che è una dimensione di contemporaneità, non ha un io, è l'io che si crea, è quello che in qualche modo procede a questo livello di confusione e di separazione e quindi di speranza, di libertà, non libertà, perché è già il presupposto è già scorretto in se stesso, cioè tu ti separi, sei già schiavo di qualcosa, cioè non sei più nell'unità di questa visione. Quindi è a monte un problema che non si risolve, diciamo, se non vai oltre quel punto. Esatto. Mamma. Una domanda che si pone l'uomo, ma che non ha senso, filosoficamente non ha senso proprio. Sì, al di là che sono collegato un po' tardi, però comunque, mm, diciamo, parlando del regno animale, cosa dicono? Non vado oltre, vediamo, andiamo un po' a braccio, sentiamo cosa viene risposto, cosa se sono, eh, che missione hanno, cosa vengono a fare, perché manifestano determinate malattie, cosa ci vogliono dire. Ecco. Ah, senti, dunque, cosa ci vogliono dire? Il mondo animale non è che che voglia dire qualche cosa a noi, è che noi leggiamo il mondo animale attraverso gli occhi degli esseri umani e quindi attribuiamo molte cose nostre a modalità comportamentali degli animali. Ma sostanzialmente rientra tutto nel tema più ampio di ciò che porta la coscienza alla soglia dell'esperienza di incarnazione in un uomo, e cioè tutto ciò che c'è prima. Come ho detto, l'esperienza di incarnazione da essere umano significa che c'è una coscienza che è maturata al punto da manifestare quel tipo di esperienza. Ma prima di arrivare a quel punto ci sono tanti altri gradi di coscienza che riguardano quelli che possiamo definire i mondi precedenti a quello dell'essere umano. Il primo barlume di coscienza, di un atomo di coscienza, la coscienza c'è quando c'è della vita, una forma qualsiasi di vita. La prima forma di vita, cioè di trasformazione, di vibrazione, è il processo di cristallizzazione. Il processo di cristallizzazione, voi potete pensare che è proprio quando chimicamente nasce un cristallo, si cristallizza, in quell'atto c'è vita. È un atto istantaneo, brevissimo, e miliardi e miliardi e miliardi di processi di cristallizzazione sono riuniti insieme in un atomo di coscienza che vibra con questi miliardi di processi di cristallizzazione. E stiamo parlando quindi proprio della materialità, perché poi quando è avvenuto l'atto, il processo di cristallizzazione, abbiamo la pietra, abbiamo qualcosa che è proprio, no? Finisce lì, diciamo, la parte vitale, ma nell'atto di cristallizzazione c'è vita.
Da quello si passa al mondo vegetale in tutte le sue forme. Il mondo vegetale, voi sapete che è una cosa straordinaria di centinaia e centinaia di migliaia di tipologie di piante di ogni tipo, dove le piante sperimentano un tipo di vita estremamente limitato. Insomma, una pianta proprio una pianta perché è piantata lì, non si muove da lì, no? E quindi è estremamente condizionata dall'ambiente. Ora, la pianta non è qualcosa che in qualche modo governa la sua vita, ma fa tutta una serie di esperienze che sono, per esempio, che ne so, l'esperienza della siccità o dell'umidità, dei raggi del sole diretti o meno, e via dicendo, con tutta la varietà possibile, e tutto questo determina come effetto a livello di coscienza un certo tipo di esperienza, cioè la costruzione materiale della fisicità attraverso appunto esperienze che sono dei barlumi di esperienza, perché sentire, avere una reazione di un certo tipo al caldo o al freddo determina nella pianta determinate reazioni. Non c'è una mente nella pianta che ragiona rispetto a quello che le succede, semplicemente fa un'esperienza, è un'esperienza molto elementare. Poi dal mondo vegetale si passa al mondo animale. Anche nel mondo vegetale vibrano coscienze, non so, sterminate praterie di erba tutte insieme, anche quelle sono come dire, un minimissimo grado di coscienza in più rispetto a quelle dei processi di cristallizzazione. Nel mondo animale si comincia non so, dalle parti, dai microbi, dalle cose proprio, come dire, che non possiamo neanche vedere, fino a cominciare a vedere, per esempio, dei sistemi di organizzazione animale come, che ne so, gli insetti, le formiche. Un formicaio riunisce in sé una certa vibrazione di coscienza, pochissima anche lì, però è già organizzata in un certo modo. Tutte queste esperienze, così come, che posso dire, altre forme di vita, il gregge delle pecore, per esempio, no? Dove si comincia a sperimentare qualche cosa che è una sorta di socialità, poi c'è una mente istintiva, ci sono tanti aspetti del mondo animale che a poco cominciano a costituire alcune cose, per esempio la ricerca del cibo, la sfida tra, non so, il predatore e la preda. Tutto questo comincia a strutturare tutta la dimensione emotiva dentro il mondo animale, che prima non c'è una dimensione emotiva dentro una formica, ma c'è qualche cosa di istintivo, so, per proteggere, diciamo noi, proteggere il formicaio. Poi tutto il mondo animale, di nuovo, so, l'alveare. Piano piano, attraverso successive esperienze, il mondo animale giunge alle forme di animali più strutturate, più individualizzate, e quindi, non so, come, che posso dire, la zebra, il cavallo, il gatto, il cane, sono forme dove c'è anche comincia a strutturarsi un po' di livello mentale, un pochino di sensibilità rispetto agli stimoli esterni, qualche cosa che comincia ad assomigliare un po' a quella che noi per gli uomini cominciamo a chiamare intelligenza. No? Diamo certe manifestazioni che in qualche modo noi riconosciamo qualche cosa anche, tra virgolette, di umano in certi animali. Ed è corretto, perché in realtà non è che abbiano qualche cosa di umano gli animali, ma cominciano a sviluppare alcune di quelle cose che poi negli uomini sono sviluppate al punto da potersi esprimere come uomini. Naturalmente la mente di un uomo è diversa dalla mente di anche un animale estremamente intelligente, perché in realtà la mente dell'uomo è speculativa, la mente dell'uomo può, non so, tutta la parte intellettiva, può pensare alle poesie, può
sviluppare e comunicare anche nel corso dei secoli, perché trasmette ad altri uomini un pensiero, un'idea, no? Tutto questo ovviamente non fa parte ancora del mondo animale, ma il mondo animale prepara l'evoluzione da uomo nel desiderio, nella sensibilità, nella mente che negli animali è istintiva e poi comincia a diventare una qualche forma di intelligenza, e poi nell'uomo questo si sviluppa in varie modalità sono livelli diversi evolutivi. Quindi vanno visti, diciamo, la grande differenza che c'è fra mondi precedenti, animali e tutti gli altri, e il mondo dell'uomo, è che fino al mondo animale siamo in presenza di un centro di sensibilità e di espressione, cioè la sensibilità nelle sue varie forme che si esprime. Quando interviene l'incarnazione da uomo, lì c'è questo passaggio per cui non siamo più di fronte al modello della sensibilità ed espressione, ma siamo di fronte al passaggio di coscienza ed espressione. Lì nasce l'io con l'uomo, nasce l'io che in una forma un po' ancora molto acerba in alcuni animali c'è il senso di sé come ben distinto dagli altri. Nell'uomo diventa molto più forte questo, e il senso dell'io è quello che determina la grande differenza, perché lì l'uomo dice io ho sete, io ho fame, l'animale dice fame, sete, va a cercare il cibo. L'uomo comincia ad autoriflettere su di sé, c'è l'autocoscienza con la quale l'uomo dice io sono io, e poi c'è il resto da me nelle sue varie forme su cui io esprimo giudizi, pensieri, studio, invento teorie, faccio tutte quelle cose che ancora nel mondo animale ovviamente non sono precluse ancora per il livello evolutivo che stanno esprimendo. Ho dovuto farla un po' lunga perché sennò non si capiva bene. Una gioia e un piacere No, bellissimo, sentirti. una domanda che ce l'ho sempre lì, ma te la ripeto ancora, Arriviamo e sembra che da una perdita di centro, cioè da una forma di un io che non si è creato, si concentra tutta l'energia verso un io per poi tornare a rilasciare tutto questo verso una visione, diciamo, di insieme, no? A un'unificazione, quindi unificazione come un bambino piccolo e un bambino adulto. Ma la domanda è una domanda del bambino, ma perché? Perché c'è uno sviluppo del sentire, ma perché una coscienza che è tutto sentire dovrebbe fare questo percorso? Da un nulla a un io, per perdere ancora una volta l'io a un altro nulla, tra virgolette, una coscienza più espansa, ma possiamo vederlo in diversi modi. Sembrerebbe la risposta di una coscienza che aumenta il suo sentire, ma che cosa aumenta il suo sentire se questa coscienza ha già tutti i sentire? Ecco, questa è una domanda che è strana, cioè non so se è Dio che parla, che non capisce perché non è nell'unità, ma spiegami cosa hai capito tu di questo. E questa è una domanda appunto dell'io, perché, perché in realtà la coscienza, abbiamo detto, è tutta quanta è, cioè non si pone la questione, cioè un io che esprime se stesso in maniera molto limitata, perché la sua coscienza è molto limitata, è quello ed è quello da sempre e per sempre, non è che diventa un io più bravo e supera se stesso. L'io più bravo è un altro io, che è da sempre e per sempre presente nella condizione di eterno presente, cioè i tasselli del puzzle ci sono sempre tutti e sono tutti vivi, vitali, presenti, nessuno si pone la questione del perché, perché il perché è che la coscienza si esprime, perché se non si esprimesse attraverso la vita sarebbe un monolite, sarebbe qualcosa di chiuso, che non ha un'esistenza. Le molteplici forme di esistenza sono tutte presenti e tutte perfettamente partecipanti della completezza dell'insieme. Nessuna può mancare, e non c'è che la coscienza A poi diventa la coscienza Z attraverso il suo percorso. La A è altrettanto importante della Z, perché se non ci fosse la A mancherebbe la completezza di tutto questo quadro. Quindi Wow. Mi hai spiegato un po' a me il termine indiano che si dice che la vita è una lila. Io non ho mai capito questa cosa perché dice che è un gioco, ma non è tanto il gioco per dire Dio è lì che dice non so cosa fare, mi metto a giocare. È proprio una risposta che hai dato tu adesso, no? Che lui esprime se stesso in questo modo. Non è che perché sta giocando, perché che dovrebbe cambiare tra gioco e espressione di sé.
è come dire, la vita è espressione, è un'uguaglianza. E perché si associa anche amore, però? Cioè a un certo punto diventa anche amore, beatitudine. Perché c'è questa Sì. similitudine? Beh, perché, beh, sai, noi usiamo questo termine amore, noi spesso impropriamente, perché diciamo che questo termine amore è qualche cosa che ci fa pensare al bene di tutto ciò che succede. È un termine in realtà improprio perché è la perfezione di tutto quello che accade in qualsiasi forma. Ogni e qualsiasi espressione dell'esistente è perfetta in sé e partecipa della perfezione di tutto quello che c'è. Sarebbe questa che è la coscienza assoluta che contiene in sé tutto quanto esiste, in qualche modo essendo coscienza assoluta ed essendo le esperienze che noi facciamo solo virtualmente separate da questa coscienza assoluta trasmette questa assolutezza a chiunque esiste, a chiunque vive. Ognuno di noi, per il semplice fatto di sentirsi esistente, è in contatto con la coscienza assoluta. In questo sentirsi di esistere è proprio il contatto con la coscienza, è la sensazione perfetta per farci sentire. Questo sentirsi esistere non cessa mai. Se tu pensi in ogni momento della tua vita, tu lo hai sentito questo sentirsi di esistere, è impossibile non sentirlo. Strepitoso, Wow. strepitoso. Teresa, avevi alzato la manina? Allora, io sono, non so, impressionata da tutto questo discorso che facciamo, ma logicamente, a livello logico, mi torna tutto. Ora, stavo pensando prima quando si parlava dell'animale, no? E siamo risonanza. Quindi un animale che sta con un umano, sto pensando alla situazione attuale, no? Che abbiamo animali che sono umanizzati, noi li attribuiamo tutte le sensazioni umane. E allora per questo discorso che sono due le domande, una è questa, tutto questo trasmetterci informazioni con animali che abbiamo in casa, gli agevoliamo la trasformazione della coscienza per andare a essere poi, cioè siamo esperienza che lo porterà a fare l'evoluzione da animale a persona. Mm. E l'altra è ancora più tragica per me, per questo momento, direi tutto quello di cui stiamo parlando, vorrei, cioè noi facciamo delle pratiche, no? Facciamo Tai Chi, facciamo Feng Shui, facciamo Reiki, facciamo tutto questo per, nella convinzione di far del bene. E tutta questa parte qui si vanifica, cioè, sono convinzioni nostre, per esempio il Reiki, che è una- o l'agopuntura, tutte queste cose olistiche perdono senso in tutto questo ragionare. No, guarda, veramente non c'è niente che perda senso perché diciamo che ciò che noi facciamo lo facciamo perché stiamo esprimendo questa coscienza che sta dietro di noi, ognuno la sua, e che in questa vita per noi si esprime attraverso la cura dell'altro, l'attenzione, il pensare che l'umanità abbia bisogno di queste cose. Allora, tu devi pensare che in realtà quando noi ci incarniamo all'inizio come esseri umani, alle volte ci manifestiamo in certi modi che sono addirittura peggiori di quelli che vediamo, per esempio, in alcuni gruppi animali che si prendono cura l'uno dell'altro, no? È vero che lì c'è un livello più istintuale, non è così pensato come avviene nel gruppo umano, però vediamo che certi comportamenti sono proprio, no? All'inizio c'è il selvaggio che ha solo bisogno di avere un tetto sulla testa, ha bisogno di copulare con la sua preda compagna, ha bisogno di andare a caccia per mangiare, insomma, e il suo mondo finisce lì, insomma, è tutto là. E quindi è tutto solo esisto io e basta. A poco però poi, con il succedersi delle incarnazioni e delle esperienze che vengono vissute, a poco quell'individuo sviluppa una prima larvata
desiderio prima di possedere i propri figli, la propria compagna o il proprio compagno, no? Prima di possederlo, poi di mettere insieme un gruppo. All'inizio è una necessità sociale perché insieme ci si difende meglio dalle altre tribù, oppure si affronta meglio, che ne so, la tigre con i denti a sciabola. Per cui si va a caccia in gruppo e allora il gruppo poi si divide le prede e comincia un allargato senso di socialità e in questo la coscienza comincia a crescere. Passando attraverso varie incarnazioni, arrivi al punto in cui ti poni le questioni di che cos'è una società, di che forma deve avere, insomma, cominci a crescere dal punto di vista della coscienza e vai avanti in questo modo. Crescendo dal punto di vista della coscienza, a un certo punto arrivi al punto in cui ti poni la questione di chi sono gli altri per te, cosa fai per gli altri, cominci a pensare che tutto sommato gli altri in qualche misura sono parte di te, no? E cominci a occupartene. Cioè c'è stato tutto un processo della coscienza che è cresciuta, che a un certo punto manifesta se stessa con un'attenzione verso gli altri. Poi quelli che per noi, almeno nella nostra, così, nel nostro immaginario, sono le figure di certi santi, queste figure dei santi cosa sono? Rappresentano per noi un po' il simbolo di coloro che non vivono più tanto per se stessi, ma vivono soprattutto per gli altri. No? Ora niente possiamo sapere dell'evoluzione, che ne so, di Teresa di Calcutta, però tante volte la prendiamo ad esempio per dire che quella è una persona che ha dedicato la sua vita agli altri. Può darsi che sia così, che sia effettivamente una grande anima, e questa grande anima non era tanto interessata a realizzare gli obiettivi che la società moderna pone oggi per una persona realizzata, 2 o 3 ville, casa al mare, montagna, il macchinone, conto in banca. Questa persona qua, l'unico interesse che aveva era prendersi cura dei poveretti che stavano buttati per la strada, no? Ecco, quindi si è dedicata agli altri. Allora, il percorso evolutivo ha portato da quel selvaggio a qualcuno che pensa prima agli altri e poi a se stesso. Perciò tutto quello che tu stavi descrivendo prima, in realtà non è che perde di significato, ha il significato che deve avere in maniera del tutto naturale a un certo punto di un percorso evolutivo, senza pensare con questo di essere migliore di chi invece ancora non ci arriva, no? Che non ha maturato questa parte qua, ma semplicemente perché viene naturale sentire che gli altri fanno parte del proprio mondo e che in qualche modo abbiamo voglia di guardarli, di aiutarli, di dare una mano. Ecco, di questo si tratta. E tutto quanto ha senso. Questo è importante capirlo, insomma, anch'io faccio del mio meglio per capirlo, che anche coloro che hanno comportamenti invece che noi giudichiamo sbagliati, che sono brutti, anche loro stanno facendo il loro percorso evolutivo, cioè la loro coscienza ancora non è maturata al punto da impedirgli di fare le cose che fanno. Ma anche noi siamo passati da quella parte, ce lo siamo dimenticati. Noi, non nel senso io o te, ma coloro che in qualche modo fanno parte della catena di esistenze che arriva fino a noi. Noi oggi siamo portatori di una visione della vita di un certo tipo, anche perché ci sono state quelle persone che si sono fatte carico di vivere una vita non bella. Enrico, staremo qua fino alle 4 di notte e ci andremo avanti veramente. Veramente. Ti vorremmo spolpare, diciamo così. Gioia. Veramente, sei tanta roba, tanta roba. Bello. Se me lo concedete, ho Vai. quest'ultimissimo Vai, proprio chiudi la e sessione. poi chiudiamo e ti ringraziamo. Ma se tutto è perfezione, e questa cosa giuro me la porto a casa, perché questo concetto della perfezione che si sostituisce al concetto dell'amore, no? Come dicevi prima, che può essere fraintendibile perché è collegato al bene, in realtà tutto è perfetto. Se noi accettiamo, accogliamo, introiettiamo questo concetto, questa verità, non deve esistere opposizione di alcun tipo, a nulla allora, perché qualunque cosa accada, se letta nell'ottica del
è perfetto così. Questo implica per me, dimmi se sto andando a campi, questo implica per me non oppormi, te lo dico perché c'è una parte di me che friziona, c'ho molta fatica ad arrivare a sentire che tutto è perfetto. T'arriva una malattia, tutto è perfetto così. Succede un disastro, tutto è perfetto così. Quello ti spacca la testa, tutto è perfetto Tu così. dici non mi muoverei neanche per questo punto, Allora, cioè, basico, allora, no? dov'è che dove sto sbagliando? Sento che, come dire, rischio di leggere la non opposizione come sto lì e subisco. Aiutami per piacere a ritornare dai campi. Ma guarda, in realtà è molto semplice, è che noi, come dicevo prima, da questo insegnamento passiamo, perché lo abbiamo incontrato e quindi ci passiamo con la nostra capacità di capire che cosa ci vogliono dire. Poi portare questo a livello di coscienza è un'altra cosa, cioè diciamo, forse noi, o almeno io, sono nella fase in cui posso capire un po' com'è questo disegno della realtà nella quale viviamo. In alcuni casi ho maturato dentro di me una coscienza capace di farmi cambiare qualche atteggiamento, però sono anche una persona con le sue limitazioni e che esprime se stessa come può, no? Per cui ciò che c'è da capire in realtà è che è vero che possiamo capire, comprendere anche che tutto quanto è perfetto così com'è, però è anche vero che c'è la parte umana di noi che ancora deve crescere e maturare, che si esprime attraverso quello che riesce a fare. E direi che non è così producente che ci imponiamo di essere diversi da quello che siamo, perché la cosa importante è esprimere quello che siamo ed esserne consapevoli. Cioè capire che se io non riesco ad accogliere in casa 10, che ne so, persone che il racatto che vedo per strada sofferenti perché non me la sento, vabbè, sono fatto così, arrivo fino là, non sono né San Francesco né Padre Pio, sono io, sono Enrico, io a casa mia mi piace che no, tutto in ordine, pulito, possibilmente sì, ogni tanto posso fare qualcosa per qualcun altro, ma arrivo fino lì, no? Mi confronto cioè con i miei limiti, li riconosco e imparo che forse posso fare anche qualcosa di meglio, fin dove arrivo, ma va bene così. È tutto perfetto così. È perfetto così, esattamente. Cioè io sono perfettamente imperfetto. Beh, questo è un applauso. Grazie, grazie. E con questo Veramente. la chiosa finale.